se la Les Paul di Gibson l'ha fatta per il signor Les Paul. È una chitarra signature? Chitarristi, bentornati in Shape Your Tone. Recentemente mi avete fatto una domanda: ma ha sempre senso comprare una chitarra signature rispetto al suo modello standard? Vi avviso, la risposta non è per niente scontata e oggi vi dico quali sono le cose che considererei io nella scelta. Mi sono detto, in studio ho già la Iron Cross Signature di James dei Metallica, così sono andato sul sito di Musical Store 2005 e ho ordinato anche una LTD EC1000 con gli EMG come pickup da usare come cavia. Se mi seguirete per bene capirete che questo approccio identico vale per qualsiasi tipo di signature abbiate in mente, qualsiasi. Allora, facciamo una premessa. Ci sono diverse chitarre che esistono solo nella loro versione signature, la Majesty di Petrucci, la Red Special di Brian May oppure anche la chitarra di Van Halen. Ecco, in quel caso non c'è scelta. Il modello standard non esiste. Ma ovviamente in tanti altri casi sì, e quindi partiamo con la prima cosa da considerare. La prima domanda che mi sono fatto è: quanto mi costa portare la standard a pari caratteristiche rispetto alla signature? Vediamo un po'. Abbiamo 1500 contro 1000. Per i legni del body abbiamo il mogano per l'Iron Cross e il mogano anche per la EC1000. La stessa cosa vale per il manico, che infatti è mogano sia sull'Iron Cross sia sulla EC1000. E poi abbiamo la prima differenza, ovvero il top, che sull'Iron Cross è in acero, mentre sulla EC1000 è assente. Assente è un nuovo tipo di legno, sì. Ora per il legno ci manca solo la tastiera e abbiamo l'ebano sull'Iron Cross e l'ebano anche sulla EC1000. Per ora, a parte il top in acero, non cambia nulla, però andiamo avanti. Parlando del manico in maniera un po' più dettagliata, abbiamo il radius da 14 sull'Iron Cross e il radius da 14 sull'Eclipse 1000. La scala è da 24,75 per entrambe le chitarre e su tutte e due le chitarre, quindi sia sull'Iron Cross che sull'EC1000, troviamo le meccaniche autobloccanti LTD. Quindi anche in questo caso le chitarre sono identiche, ugualissime, tranne per il numero di tasti. Infatti la Eclipse 1000 ha 24 tasti, mentre la Iron Cross ne ha solo 22. La differenza sostanziale però la troviamo sull'elettronica. Infatti sulla Iron Cross abbiamo dei pickup che sono gli MG Set, ovvero i signature di James Hetfield, mentre sulla EC1000 abbiamo una coppia di MG decisamente standard, ovvero i 6081. Raga, si parla comunque di pickup che hanno fatto la storia. L'altra differenza la troviamo nella disposizione degli switch e dei potenziometri. Infatti sulla Iron Cross li abbiamo disposti come piacciono a James, quindi abbiamo il selettore dei pickup che passa dalla posizione Les Paul alla posizione sotto, vicino ai potenziometri, mentre sulla EC1000 abbiamo il selettore dei pickup che rimane nella spalla in alto, ovvero stile Les Paul, e i tre potenziometri per gestire volume e tono rimangono in fila sotto i pickup. Nell'Iron Cross, per non creare un buco spazio-temporale sulla chitarra, è rimasto comunque il selettore sulla spalla della Les Paul, semplicemente per questioni estetiche. Ma è finto, non funziona. I pickup si cambiano dall'altro. Ora, il ragionamento che farei io è: quali sono le differenze? Top in acero, 22 tasti rispetto ai 24 dell'altra chitarra, e i pickup che sono gli headset su uno e gli MG 6081 sull'altra. Sul numero di tasti e sul top in acero non ci posso fare niente, però i pickup posso cambiarli. Facciamo un rapido calcolo. Quanto costano i pickup della signature? Non lo so, cerchiamolo. Ok, il prezzo è di circa 200 euro, 199 se vogliamo essere super precisi. Facendo il calcolo avremmo 1000 euro di chitarra più 200 di pickup. Mettici anche che i pickup che tolgo dalla EC1000 posso venderli, sparo una cifra, 100 euro la coppia. Ci troviamo con un totale di 1100 euro per la Eclipse 1000 con gli headset montati contro 1500 euro della Iron Cross fatta e finita. 400 euro di differenza. Ok, sull'Iron Cross abbiamo la custodia rigida inclusa, però raga, dai, un case rigido per la chitarra non costa 400 euro. Facciamo anche che ne prendo una a caso, la prima che trovo per il modello Les Paul, e con meno di 100 euro me la cavo. Quindi cosa abbiamo? Un totale di meno di 1200 euro? Siamo comunque in vantaggio per il modello standard. Ora fate lo stesso identico ragionamento che ho fatto io per qualsiasi chitarra signature che avete in mente, e se arrivate alla mia stessa identica conclusione, direi punto per la standard. La seconda cosa che io considero è l'estetica. Sicuramente le chitarre signature sono esteticamente spettacolari, soprattutto quando sono un po' particolari, come ad esempio questa Iron Cross. Dai, oggettivamente le chitarre signature hanno un fascino quasi delle serie limitate, anche se non lo sono. E qui arriviamo al contro di avere un'estetica così unica. Quanto è rivendibile? Se poi a un certo punto ti stufi di vederla perché è troppo particolare, o anche solo perché magari i tuoi gusti musicali cambiano e non ti piacciono più i Metallica o la band di turno.
cosa fai? La puoi vendere solo e soltanto a un fan che è disposto ad acquistare questo modello Signature. Il modello standard invece lo vendi a chiunque, oggettivamente ha più rivendibilità. Anche in questo caso, anche se il cuore dice Signature, il cervello mi dice standard. Terzo punto da considerare, il suono. Visto che la chitarra di oggi è quella di James Hetfield, ho scelto di farvi ascoltare Bruno Mars. Ho scelto di farvi ascoltare i Metallica perché è un sound che, senza girarci intorno, più o meno tutti abbiamo nelle orecchie. La cosa importante qui, a prescindere dai Metallica, sarà capire se la standard con i pick-up originali suona così tanto diversa dall'altra da giustificare i soldi che ci sono di differenza. Mentre ascoltate, tenete altissima l'attenzione delle orecchie, mi raccomando, e scrivete qui sotto nei commenti tutto quello che vi passa per la testa, anche se avete deciso cosa mangiare per cena. Dopo questi suoni io mi permetto di dire solo standard e siamo 3-0. La differenza praticamente non esiste, anzi direi che va benissimo la chitarra standard così com'è per suonare in Metallica, ma anche qualsiasi altra cosa. Anche perché i chitarristi a cui ci riferiamo, in questo caso James Hetfield dei Metallica, hanno fatto il loro sound leggendario quando non avevano il modello Signature. Probabilmente avevano dei modelli standard, ok, magari un po' modificati, ma sempre standard erano, che tutti potevano comprare. Fate 1+1. Ma quindi esiste un caso in cui ha senso acquistare una chitarra Signature? Come ho detto all'inizio del video, se la chitarra è molto particolare e ha delle caratteristiche che sono difficili o addirittura impossibili da replicare e poi magari costano anche un sacco, allora 100% Signature, senza neanche pensarci. Negli altri casi, se si tratta sostanzialmente di una chitarra standard modificata, visto il confronto che abbiamo fatto, direi di no. Ma invece sì, e sapete quando? Se siete dei fan sfegatati, perché in questo caso io, da fan schifosissimo dei Metallica, in qualunque caso sceglierei comunque l'Iron Cross. E chi se ne frega che la standard per adesso stava vincendo 3-0. Non me ne frega niente. Semplicemente perché sono disposto a subire la differenza di prezzo, anche solo per averla lì, appenderla, guardarla, suonare qualche riff super cattivo ogni tanto e basta. Però c'è un però. Io una cosa del genere, con una chitarra così, la farei solo e soltanto se avessi già un altro strumento che mi soddisfa al 100%. Io in questo caso sono sicuro che nel momento in cui dovessi stufarmi della Iron Cross, potrei trattarla tranquillamente come un quadro, perché le mie mani si troverebbero tranquillissimamente a casa sulla mia Gibson Les Paul standard oppure sulla mia 7 corde. Non so, ad esempio, ho un live da fare, posso usare tranquillamente quelle. A proposito, vi lascio qui sopra un vlog che ho fatto poco tempo fa. È super bellissimissimo, giuro, e se volete guardarlo
fatelo. Comunque sono chitarre di cui io sono soddisfatto sotto ogni punto di vista, che sono con me da un sacco di anni e che in un certo senso rappresentano il mio paracadute. Ora, se volete vedere tutte le chitarre signature che ho provato, vi lascio qui sopra la playlist completa dove trovate tutti i video. E se anche solo uno di quei video vi piace tantissimo, mi raccomando, lasciate like a qualsiasi video, iscrivetevi a qualsiasi canale, basta che ci sia anche il mio in mezzo. E ora vi lascio con una domanda a cui dovete rispondermi subito. Ma se la Les Paul di Gibson l'ha fatta per il signor Les Paul, è una chitarra signature?